Dimmi, maestro mio, dimmi, Signore, cominciai io per volere esser certo di quella fede che vince ogni errore. Uscicci mai alcuno, o per suo merto, o per altrui, che poi fosse beato? Dimmi, maestro mio, dimmi, Signore, io cominciai a dire, per voler esser certo di quella fede in Cristo che vince, sconfigge ogni errore. Ci uscì mai nessuno, o per suo merito o per merito altrui, che poi fosse, divenne, beato, contento, salvo? Qui attenzione perché io, cristiano, sto chiedendo una questione di fede cristiana alla mia guida pagana. Adesso è il momento delle spiegazioni e non del camminare. Per questo non lo chiamo duca, che conduce, ma negli altri due modi, maestro e signore. Come nel canto precedente scrivo incontanente intesi e certo fui, anche qui ci tengo a essere certo. La fede che vince ogni errore, cioè il contrario della verità, non può che non essere quella in Cristo, che in Giovanni 14,16 disse: Io sono la via, la verità e la vita. Ripeto perché è un chiaro richiamo. Che in Paradiso 25 scrivo: Speme è attender certo della gloria futura. E io sono di questa fede ed anche per questo mi salverò. Loro questa fede non l'ebbero e per questo vivono senza speranza. Alcuni passi di quella fede estratti dalla Bibbia, riguardanti la discesa agli inferi di Gesù. Efesini 4:10 era disceso nelle regioni inferiori della terra. Colui che discese è lo stesso che anche ascese. Atti degli Apostoli 2:31. Previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi. Prima lettera di Paolo 3:18. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Insomma, la domanda diretta è se qualcuno da questo posto c'è mai uscito. Un posto che, ricordo, si trova dopo una morte, dopo una porta con su scritto, la porta della morte, lasciate ogni speranza voi che entrate. Uscire da questo posto, per merito suo o di qualcun altro, per entrare tra i beati, coloro che sono salvi e vivranno felici per sempre con Dio nei cieli. E quei che intese il mio parlar coverto, rispose: Io era nuovo in questo stato, quando ci vidi venire un possente, con segno di vittoria coronato. E quello, Virgilio, che intese il mio parlare coperto, nascosto, rispose: Io ero nuovo, morto fisicamente da poco, in questo stato, come e tra loro, quando vidi venire qui un possente, che ha potenza, incoronato con il segno della vittoria, corona di spine sul corpo fisico. Virgilio inizia qui la sua risposta, dicendo che appunto era diventato anche lui un'ombra del limbo, essendo fisicamente morto senza aver debitamente adorato Dio. Da poco tempo, quando vide arrivare un possente vittorioso. Il riferimento coverto è a Gesù. Inutile creare attesa prima di rivelare il nome. Si parla anche stavolta di Gesù, che discese agli inferi, morto ma col corpo. Solo una cinquantina di anni dopo la morte fisica di Virgilio, che infatti dice io era nuovo. 50 anni sono pochi per un'ombra, tra l'altro che risiede in un luogo privo dello scandire del tempo, e sono niente se li paragoniamo ai secoli che l'anima di Stazio trascorse in purgatorio prima di salire in paradiso. Di sicuro prima non ho messo in dubbio ciò che so di per certo, dato che è scritto nelle scritture. La discesa del Cristo è un dogma che non ha bisogno della vista di un pagano per essere confermato. Tommaso intitola la Summa Theologiae 3:52 La discesa di Cristo agli inferi. Analizziamo però quel mio parlar coverto. Perché lo definisco così?
La domanda diretta che ho fatto a Virgilio era limpida. Da qui c'è mai uscito qualcuno che poi è stato salvato per merito suo o di altri? Infatti Virgilio risponderà nelle 2 terzine successive con un elenco non esaustivo di tanti che sono stati salvati proprio dalla discesa di quell'altrui possente, del quale Virgilio non fa il nome. La parola Cristo non comparirà mai prima di Purgatorio 20. La parola Gesù mai. Ma tutti i nomi che fa il pagano, Virgilio, sono presi dal Vecchio Testamento. Da un altro punto di vista, la risposta riguardo al parlar coverto arriva nella terzina ancora successiva, dove Virgilio spiega che prima della discesa di altrui, Gesù, spiriti umani non erano salvati. Ripeto di nuovo la citazione di Giovanni 14,16 finché non la impari a memoria. Gesù disse: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Fine. Solo per mezzo di Gesù e ciò che rappresenta, dato che incontreremo anime salvate che sono morte prima della venuta di Gesù, si diventa beati. Se volessimo andare oltre a ciò che c'è scritto, intendendo per parlar coverto il chiedere di nascosto se anche dopo la discesa di Gesù qualcuna di queste anime verrà salvate, la risposta è definitivamente sì, durante il giudizio universale. Di questo ho già spiegato la citazione tratta dal Paradiso quando è l'aquila che mi parla. Possente definisce così quel qualcuno che il pagano Virgilio non nomina espressamente. E ti ribadisco quanta attenzione io ponga alle parole che scrivo. Possente, mentre tra poco incontrerò altre grandi personalità, ma le chiamerò 4 grand ombre. Quindi il richiamo è sempre alla potenza e grandezza, ma il primo, Gesù, appunto, era qui col corpo, sul bordo dell'inferno, quindi possente, mentre tutte le altre il corpo non ce l'hanno, quindi userò le parole spiriti, spessi, l'ombra sua, 4 grand'ombre, riguardo al coverto e possente mi devo dilungare. Parlar coverto, dato che l'argomento che mi interessa è il perché Dio debba punire gli infedeli giusti che magari non hanno avuto neanche la possibilità durante la vita terrena di conoscerlo, perché nati prima del Cristo o vissuti fuori dai confini del cristianesimo. Questo problema mi assidua da così tanto tempo che proprio in suo riguardo in Paradiso 19 dico: solvetemi spirando il gran digiuno che lungamente m'ha tenuto infame, non trovandoli in terra cibo alcuno. In quel canto non ci sarà espressamente scritto coverto, ma i termini in quelle terzine sono velame, cappello, occulto. Alla mia domanda: e tutti i suoi, di un uomo giusto, voleri e atti buoni sono quanto ragione umana vede, senza peccato in vita o in sermoni, muore non battezzato e senza fede. Ov'è questa giustizia che il condanna? Ov'è la colpa sua se ei non crede? Mi verrà risposto: or tu chi sei che vuoi sedere a scranna, seggio del giudice, per giudicar di lungi 1000 miglia con la veduta corta d'una spanna, che vedi da qui a lì, per poi iniziare a cantare e dirmi che come io non intendo ciò che sta cantando, così non posso neanche capire il giudizio eterno. Sempre in Paradiso 19 la risposta al mio problema inizia intanto col citare il diavolo, che fu la somma d'ogni creatura, per non aspettar lume cadde acerbo. Quindi neanche l'entità più alta mai creata, incorporea, riuscì a contenere Dio, che si deve sapere aspettare di ricevere. Quindi figuriamoci se un qualsiasi uomo corporeo, quindi fattura, neanche creatura, possa accogliere dentro sé quel bene, Dio, che non ha fine e sé con sé stesso si misura. Dunque vostra veduta, che convene, essere alcun de, soltanto uno dei, raggi della mente, di che, delle quali, tutte le cose son ripiene, Dio. Non può da sua natura essere possente, parola appositamente citata in Inferno 4, parlando apposta di Gesù che lui sì è quel possente che può contenere Dio, tanto che suo principio si discerna.
molto di là da quel che l'è parvente i sensi umani. Tornando al fatto che Gesù è sceso agli inferi col corpo, Virgilio aggiunge subito dopo con segno di vittoria coronato. Qual è questo segno di vittoria che lo incorona? Intanto partiamo dalle basi. Gesù non è di certo il primo che muore e risorge. Anche limitandoci al solo cristianesimo basterebbe citare Lazzaro. Faccio il suo nome per approfittarne e citare un passo della sua risurrezione scritto in Giovanni 11:25. Gesù le disse a Marta: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Gesù, a confronto di tutti gli altri che da vivi sono scesi nel regno dei morti, è il primo che con il corpo scende negli inferi e dopo torna sulla terra per poi non morire mai più e ascendere al cielo sempre col corpo. In Apocalisse 1:18 c'è scritto: Io ero morto, ma ora vivo per sempre e ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Nel secondo canto scrivo: Io non Enea, io non Paolo sono, per citare due che fecero il viaggio nell'aldilà. Ma, a parte che il secondo non sa se fece questo viaggio col corpo o meno, tutti e due torneranno sulla terra e poi moriranno fisicamente. Gesù andò col corpo negli inferi, tornò col corpo sulla terra e non morì mai più, salendo col corpo in cielo. Adesso posso riprendere il discorso e spiegare cos'è questo segno di vittoria coronato. Di aureole non ce n'è traccia nei 4 Vangeli quando parlano della risurrezione, mentre di una corona fisica sì. In Marco 15:17 c'è scritto che i soldati, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo fisico. Cominciarono poi a salutarlo: Salve, re dei Giudei. Giovanni 19:2 e i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: Salve, re dei Giudei. Giovanni 19:15 disse loro Pilato: Metterò in croce il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti: Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Matteo 27:29 intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra, poi mentre si inginocchiavano davanti lo schernivano: Salve, re dei Giudei. La corona espressamente citata in 3 Vangeli su 4 è quella di spine, per la quale venne anche sbeffeggiato, chiamandolo re, con l'iscrizione sulla croce INRI, appunto Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum. Re invece lui è, anche se gli uomini non lo capirono, e da re scese incoronato negli inferi, oltre che con la corona, con il corpo. Più che la corona, è proprio il corpo che caratterizza la sua discesa. Anche letteralmente i vestiti di Gesù furono spartiti tra i soldati, mentre il corpo, non si hanno più notizie sulla corona di spine, scomparve dalla tomba. Se una corona di spine, segno di umiliazione tra gli uomini, ti sembra poco, ti basti sapere che anch'essa si può considerare riadattamento virgiliano, sempre dallo sesto dell'Eneida. Coloro che bene meritarono la memoria dei posteri, le tempie incoronate da una benda di neve. Trasseci l'ombra del primo parente, d'Abel suo figlio e quella di Noè, di Moisè legista e ubbidiente, Abraham patriarca e David re, Israel con lo padre e co suoi nati, e con Rachele, per cui tanto fe, e altri molti, e feceli beati. C da qui trasse Gesù l'ombra, lo spirito, del primo genitore, Adamo, di suo figlio Abele e quella di Noè, di Moisè legislatore e ubbidiente, del patriarca Abramo e di re Davide. Israele, che si chiamava Giacobbe, con suo padre e con i suoi nati, figli, e con Rachele, per cui tanto fece.
e molti altri e li fece beati, contenti, salvi. Arriva l'elenco non esaustivo di persone del Vecchio Testamento fatto da Virgilio. Un elenco che appunto si conclude con e molti altri, di chi venne a salvare da qui Gesù. Il primo parente, genitore, è Adamo, appunto il genitore, il parente di tutti noi uomini che siamo venuti dopo di lui, e nello specifico di suo figlio Abele, nominato subito dopo. Sottigliezze. Virgilio dice esplicitamente che il secondo salvato è Abel suo figlio, mentre di Caino suo figlio non c'è menzione. E anticipo che il luogo più basso dell'inferno è appunto chiamato Caina. In realtà neanche la moglie del primo parente, Eva, viene citata, ma la troverò nel secondo posto più vicino a Dio, nella Rosa dei Beati, in Paradiso 32, sotto, ovviamente, soltanto a un'altra donna, Maria. I due aggettivi di Moisè sono legista, dato che, sotto dettatura di Dio, scrisse le leggi da dare al suo popolo, tra le quali i comandamenti, e ubbidiente, perché, anche questo aggettivo, caratterizza la sua storia raccontata a partire dall'Esodo, dove fa e riporta ciò che gli dice Dio, nonostante lo scarsissimo aiuto datogli dal suo popolo. Abramo è definito patriarca ed è chiamato con il nuovo nome, datogli da Dio proprio con la stipula del patto tra loro. Genesi 17,5. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abraham, perché padre di una moltitudine di popoli ti renderò. Abramo, o Abrahamo, è considerato il patriarca dell'ebraismo, del cristianesimo e dell'Islam. Davide invece era un pastorello diventato conosciuto per aver sconfitto, soltanto armato di fionda e del sostegno del vero Dio, il gigante Golia. Primo libro di Samuele 17,40 e seguenti. Poi Davide prese in mano il suo bastone, si scelse nel torrente 5 pietre ben lisce, le pose nella sacchetta da pastore che gli serviva da bisaccia e con la fionda in mano si diresse verso il Filisteo, il gigante Golia. Poi disse: e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore, ed egli vi darà nelle nostre mani. Davide è accompagnato dalla qualifica re, infatti fu il secondo re di Israele, è quasi la personificazione stessa della figura del re. Dopo David re viene citato Israel. A proposito di quest'ultimo, Virgilio li dice proprio in quest'ordine: Abraham, poi David re, poi Israel, che è il nipote di Abramo, ma figlio di Isacco, non certo figlio di re Davide che è nato svariate generazioni dopo. E infatti l'endecasillabo recita Israel con lo padre, Isacco appunto, e co suoi nati. Allora, perché l'ordine risulta essere nonno Abramo, Davide nato generazioni dopo, nipote Israele, padre Isacco, bisnipoti? Ebbene, Virgilio accomunando Abramo, Davide, nell'endecasillabo Abraham patriarca e David re, cita il Vangelo di Matteo che inizia proprio così: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Ti faccio anche notare che anche lì c'è scritto Jesse generò il re Davide, il re, unico appellativo che accompagna un nome in tutto l'elenco proposto in quel passo del Vangelo. Torniamo a Israele. Riguardo ai familiari di Israele vengono citati il nonno, il padre, la seconda moglie Rachele e i suoi nati, ma non vengono citati né il suo fratello gemello Esaù né la sua prima moglie, Lia. Lia espressamente citata nella mia opera solo quando mi appare in sogno in Purgatorio 27. Chi mi son Lia? Questo elenco di soli uomini termina con un solo nome femminile, Rachele. Come nel caso di Abramo, anche Israele è chiamato col successivo nome assegnatogli, non col suo primo di Giacobbe. Questo cambio di nome è raccontato nell'Ogenesi 32-25 e seguenti. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. Quegli disse:
lasciami andare, perché è spuntata l'aurora. Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò, come ti chiami? Rispose, Giacobbe. Riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Giacobbe allora gli chiese, dimmi il tuo nome. Gli rispose, perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. L'importanza del nome è di dirlo. L'avversario di Giacobbe non rivela il suo nome, ma cambia quello del suo avversario in Israel, dove El è il nome proprio, se così possiamo dire, di Dio. Piccola curiosità, gli israeliti non mangiano il nervo sciatico, che è sopra l'articolazione del femore, perché durante quella notte è stato colpito da colui che combatté con Giacobbe. Israele ebbe 12 figli maschi e una figlia femmina. Dalle sue 2 mogli e cugine di primo grado, Lia e Rachele, sorelle tra loro, e con le 2 loro schiave. 10 delle 12 tribù di Israele prendono il nome dai figli di Israele, le rimanenti 2 dai figli di Giuseppe, Manasse ed Efraim. Concludo l'analisi delle terzine riprendendo dalla crocifissione di Gesù. In Matteo 27,52 c'è scritto che dopo che Gesù spirò, cito, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi morti risuscitarono. Nella quarta omelia delle lodi alla Vergine Madre di Bernardo c'è scritto nel verbo sempiterno di Dio tutti siamo fatti, ma ecco che moriamo. Nella tua breve risposta noi stiamo per essere rifatti, per essere richiamati alla vita. Ciò chiede, supplicando a te, o Vergine misericordiosa, Adamo, che piange esule dal paradiso con la sua discendenza infelice. Ciò chiede Abramo, ciò chiede Davide. Ciò insistentemente chiedono tutti gli altri santi patriarchi, quei tuoi antenati che abitano anch'essi nella regione chiusa nell'ombra della morte. La conclusione di questa citazione riprende un altro passo importante per questo mio canto, Isaia 9. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato. Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità, segno di vittoria coronato, ed è chiamato Consigliere ammirabile, Dio potente. Padre per sempre, principe della pace, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno. E vo che sappi che dinanzi ad essi spiriti umani non eran salvati. Non lasciavam l'andar perché i dicessi, ma passavam la selva tuttavia, la selva, dico, di spiriti spessi. E voglio, Virgilio, che tu, io, sappia, prima di loro, questi salvati da Gesù, spiriti umani non erano stati salvati. Non lasciavamo, terminavamo o interrompevamo l'andare, il camminare, affinché egli, Virgilio, dicesse, parlasse, ma tuttavia, contemporaneamente, passavamo la selva, dico, di spiriti spessi, folta. La risposta al mio uscicci mai alcuno termina con Virgilio che ci tiene proprio, e vo che sappi, a dirmi che la prima della discesa dell'altrui Cristo, cioè prima della discesa dell'altrui Cristo, nessuno è mai uscito da qua per raggiungere i beati. Mentre parlavamo non ci fermavamo, anzi continuavamo ad andare superando una schiera fitta di spiriti che sembrava quasi di attraversare una selva fitta di piante. La selva, come quella descritta nel primo canto, richiama all'oscurità, e infatti anche questa è stata prima descritta con valle d'abisso dolorosa, che in trono accoglie di infiniti guai, oscura e profonda era e nebulosa. E nella terzina successiva scrivo che quando vidi un fuoco che emisfero di tenebre vincia.
a ribadire che in questa selva la luce di quel fuoco non arriva. Il richiamo alla selva, che in Inferno 1 è selva oscura, accentua la differenza tra questi spiriti selva buia con quelli spiriti castello luce delle terzine successive. Quel spessi attribuito a spiriti e quella selva, interpretabile in Inferno 1 anche come la materialità di questo mondo, continuano a dare materialità, appunto, all'immaterialità degli spiriti. Rispetto alla selva oscura del primo canto, dove non arrivava la luce del sole, gloria divina ottenuta dalla grazia, in questa selva di spiriti spessi non arriva la luce di questo fuoco, fama umana ottenuta dai meriti. Riflettendo sul tema possiamo spingerci a dire che non è la luce a non arrivare lì, ma piuttosto chi abita lì a non ricevere né riflettere la luce. Non era lunga ancor la nostra via, di qua dal sonno, quand'io vidi un foco, che emisperio di tenebre vincia. Di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernessi in parte, corre volgente possedea quel loco. Non era ancora lunga la nostra via percorsa dal risveglio, dal mio sonno, quando io vidi un fuoco che vinceva un emisfero, una semisfera, delle tenebre. Eravamo ancora un poco lontani, ma non così tanto che io non discernessi, vedessi, compresi, parzialmente che gente onorevole possedeva quel luogo. Insomma, non avevamo fatto tanta strada dal mio risveglio quando vidi un fuoco che illuminava una parte e anche se non ero ancora arrivato, riuscivo già a discernere che gente piena di onore stava lì. C'è un fuoco che illumina, sul bordo dell'inferno, caratterizzato dalla cecità, in quanto appunto qui la luce non arriva, come sempre, sia dal punto di vista letterale che da quelli allegorici. Se camminando in un terreno tutto sommato pianeggiante, immersi nel buio, scorgiamo in lontananza una fonte di luce, questa ci apparirà più intensa al centro, mentre allontanandosi dalla fonte in ogni sua direzione si affievolirà fino a formare appunto un emisfero, una semisfera, dove ovviamente i suoi confini luminosi non sono troncati di netto dall'oscurità. Stiamo trattando con una citazione virgiliana dallo primo dell'Eneida. Le fiaccole fiammeggianti vincono la notte. Dalla luce del fuoco, la prima cosa che riesco a vedere è un cambio di abitanti. Non ci sono più quei generici e innominati e di infanti e di femmine e di viri, fitti e indistinguibili, come a formare una selva, ma singoli individui ben conoscibili, appunto, quello che prima ho anticipato come però che gente di molto valore conobbi che in quel limbo eran sospesi. E adesso correvol gente possedea quel luogo, e tra poco l'onorata nominanza. In conclusione, quello non è il fuoco della ragione, ma è il fuoco dei meriti terreni, che hanno portato alla conseguente fama e onore tra gli uomini, che illumina anche sul bordo dell'inferno, quindi sempre sulla terra, ma resta soltanto un fuoco rispetto alla gloria presso Dio che è il sole, e quella sì che salva e rende pienamente felici, mentre qui avranno sembianza né trista né lieta, e poi occhi tardi e gravi. Possedevano quel luogo, sfumatura interessante dato che in questo luogo non c'è alcun guardiano che sorvegli l'entrata, né tantomeno nessun demone che punisce i residenti, che infatti, più che residenti, li descrivo proprio come possessori del luogo, seppure non siano proprietari. O tu conori scienza e arte, questi chi son c'hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte? E quelli a me, l'onrata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazia acquista in ciel che sì li avanza. O tu, Virgilio, che onori scienza, teoria, conoscenza e arte, pratica, tecnica, chi sono questi spiriti che hanno così tanto onore che son divisi dal modo, condizione degli altri? E lui, Virgilio, a me, il nome onorevole che di loro suona su nella tua vita terrena, sulla terra,
acquista grazia in cielo così che li avanza, fa andare avanti di condizione dove c'è luce. Dei primi incontrati, infanti, femmine e viri, Virgilio mi domanda e mi risponde chi erano, ma di questi illuminati glielo chiedo io chi sono. Virgilio, e ciò che rappresenta, onora la scienza e l'arte. Riguardo la scienza, nel Convivio scrivo lo filosofo, Aristotele, nel sesto dell'Etica, che dice che la scienza essere perfetta a ragione di certe cose. Riguardo ad arte, mi riferisco all'opera dell'uomo, da qui arti Gianano. Mentre per natura mi riferisco all'opera di Dio. In Purgatorio 31 Beatrice mi dice: mai non ti si presentò natura, opere divine, o arte, opere umane, piacer quanto le belle membra, il corpo, in ch'io rinchiusa fui e che son terra sparte. Sempre riguardo alla praticità che richiama la parola arte, in Purgatorio 10 Virgilio, per farmi scalare una via tortuosa, mi dice appunto: qui si conviene, è necessario, usare un poco d'arte, di pratica, in accostarsi, or quinci, qui, or quindi, lì, al lato che si parte, divide. Insomma, Virgilio è lodato sia per la sua sapienza, famoso saggio, che per l'arte poetica, lo bello stilo, proprio per anticipare ciò che accadrà nelle terzine immediatamente successive. Onori, onranza, onrata, in queste due sole terzine consecutive troverai altre variazioni di onore in seguito. L'onore caratterizza queste anime. E infatti io lo uso per riferirmi a Virgilio e a loro, e Virgilio stesso lo usa per riferirsi a loro e loro per riferirsi a Virgilio, onorandosi appunto a vicenda, e di ciò fanno bene. Modo è già stato usato da Virgilio per descrivere la condizione subita dalle prime genti del canto precedente, che trovammo superata la porta. Cito: questo misero modo, e lo troveremo anche nel canto successivo. E il modo ancor m'offende, sempre, quindi, riferito alla condizione post morte fisica. Questi che risiedono illuminati dalla luce di questo fuoco sono quindi separati, dipartiti, da quella selva di infanti e di femmine e di viri, che abbiamo appena superato. Virgilio mi risponde che il nome onorevole che questi hanno ottenuto durante la loro vita terrena suona, verbo al presente, tuttora, sulla terra, che è su rispetto a questo giù, nella tua vita terrena. Tua vita, detto da Virgilio, è riferito alla mia vita, appunto, che sono vivo col corpo adesso, come quel nostra vita del primo verso del primo canto, dove io parlo e mi riferisco a coloro che, insieme a me, sono vivi col corpo sulla terra. Insomma, il loro onorevole nome, che ancora dura sulla terra, fa acquistare loro grazia in cielo, che gli permette di risiedere in un posto illuminato da un fuoco, e non nella selva, anch'essa oscura, appunto, come in Inferno 1, dove risiedono gli altri abitanti, indistinti e innominati di questo primo cerchio. Ripeto che non è quindi il lume della ragione quello che illumina gli abitanti del castello, dato che anche nella selva sono presenti femmine e viri che hanno usato bene la ragione e non peccaro nei limiti, ma è il lume dell'onore che hanno ancora sulla terra, ottenuto dai loro meriti, come infatti c'è chiaramente scritto nel testo, l'onorata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazie a quista in ciel che sì li avanza. Riguardo alla fama terrena, per citare le Metamorphoses di Ovidio, ombra, che incontreremo tra pochissimo, nell'epilogo l'autore stesso scrive: ormai ho compiuto un'opera che né l'ira di Giove, Dio, né il fuoco o il ferro e il tempo che tutto corrode potranno distruggere. Quando vorrà, venga pure quel giorno della mia morte terrena, che solo sul corpo ha potere, e ponga fine al corso della mia vita incerta. Con la parte migliore di me stesso, anima, spirito, volerò in eterno ben oltre gli astri e il nome mio indelebile rimarrà. E ovunque su terre assoggettate si estende il potere di Roma, la gente mi leggerà e, se qualche verità è nel presentimento dei poeti, di secolo in secolo per la mia fama vivrò.
Su questa citazione ovidiana si basano le prime 3 terzine di Paradiso 25, dove io scrivo: «Se mai continga che il poema sacro, al quale ha posto mano cielo e terra, sì che m'ha fatto per molti anni macro, vinca la crudeltà che fuor mi serra, del bello vile ov'io dormì agnello, nemico ai lupi che gli danno guerra. Con altra voce omai, con altro vello, ritornerò poeta, e in sul fonte del mio battesimo prenderò il cappello», la corona d'alloro dei poeti. Il concetto della mitigazione della pena, grazie ai meriti ottenuti sulla terra, è un concetto già scritto anche da Tommaso nella Summa Teologiae. Le buone azioni compiute nel passato, in vita, valgono ad esse, anime finite all'inferno, per una mitigazione della pena. Intanto voce fu per me udita: «Onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna che era dipartita». Poi che la voce fu restata e queta, vidi 4 grand'ombre a noi venire, sembianza avevan né triste né lieta. Intanto, nel frattempo, una voce fu attraverso me udita: «Onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna che era dipartita, separata da noi». Poi che la voce si fermò e fu queta, vidi 4 grandi ombre venire verso di noi. Avevano sembianza, apparenza, né trista né lieta. Mentre ci avvicinavamo a questa luce, udì una voce, anticipo. Io poeta la udii, la fonte è un gruppo di poeti e il destinatario è il poeta Virgilio, che dice: «Onorate l'altissimo poeta». Non dico appunto chi parla, ma so a chi si rivolge, alla mia guida, definito da questa voce l'altissimo poeta, che con la sua ombra torna qui da dove si era dipartita, separata. Anticipo che in paradiso troverò un'aquila, animale citato anche tra poco, che è formata dalla luce di più anime, ma che parla con una voce sola. E anche nel canto successivo sarà solo una peccatrice a parlare, ma scriverò queste parole dall'or, plurale, non da lei, singolare, ci fuor porte. Proprio continuando con l'ultimo riferimento, anticipo che ci tengo così tanto affinché sia proprio Francesca nel canto successivo, la prima ombra infernale, della quale riporterò il dialogo con me, Virgilio escluso, e demoni esclusi, che in questo caso ometto di dire il nome dell'ombra che parla. Anche perché sono tutti i poeti, tutta la poesia, che è bene si rivolga così a Virgilio. Virgilio è per me il più alto dei poeti, l'altissimo. Virgilio è per me il poeta, la poesia, dato che ogni cosa deve essere nominata per il suo più alto grado. Questo non va in contrasto con l'interpretare Virgilio come dottrine filosofiche, come ho fatto dall'inizio, anche perché in quel caso il filosofo è Aristotele. Ma sono diversi piani di lettura, non per questo contrastanti tra loro. Poi che la voce fu restata e queta, cioè dopo che smise la fonte di parlare e il suono di diffondersi. Quando terminò anche il suono di questa voce, insomma, vidi 4 grandi ombre venire verso noi. Quando dico grandi ombre non mi riferisco all'altezza, per così dire, fisica, ma è come quando viene a mancare una persona e di questa viene detto che fu una grande persona. L'espressione di queste anime era sospesa, come il luogo. Non era né triste né lieta, né in un modo né nel suo opposto. Ti ricordo che Virgilio è una di queste anime, che però per mettermi dentro alle segrete cose, nel canto precedente, cambiò per l'occasione la sua espressione in un lieto volto, e cambierà anche tra poco quando verrò salutato da queste grandi anime. Il mio maestro sorrise. Insomma, queste anime non sono pienamente scontente, ma non possono essere neanche pienamente contente. Come spiego nel convivio, ciascuna cosa naturalmente desidera la sua perfezione. Senza quella esser non può l'uomo contento, che è essere beato, che quantunque l'altre cose avesse, senza questa rimarrebbe in lui desiderio. Lo maestro cominciò a dire: «Mira colui con quella spada in mano, che vien dinanzi ai 3 sì come sire,
quelli è Omero, poeta sovrano, l'altro è Orazio, satiro che vene, Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano. Il buon maestro cominciò a dire: Mira, guarda con attenzione, colui con quella spada in mano, che viene davanti ai altri tre, così come un sire, re, signore. Quello è Omero, poeta sovrano. L'altro che viene è il satiro Orazio, il terzo è Ovidio e l'ultimo è Lucano. Virgilio torna a insegnare, quindi lo chiamo maestro. Non solo, ma anche buon. Condottiero del gruppo formato da altre tre grandombre è il poeta sovrano, Omero, con una spada in mano. Come sire e poeta sovrano per Omero, mentre Virgilio fu definito da quella voce altissimo poeta e da me signore. La voce che avevo sentito mi era risuonata in un comprensibile volgare, come accadrà spesso nella mia opera, dove tutti parlano volgare, con diverse caratterizzazioni, indipendentemente da quale lingua parlarono nella vita terrena. E quando non lo fanno, quando non parlano in volgare, ci tengo a specificarlo. Omero presentato come il primo tra quei poeti. In Purgatorio 22 di lui si dice: quel greco che le muse allattarono più ch'altri mai. Solo al nome di Orazio viene aggiunto il suo stile, satiro, seppur lo stile epico di Omero è richiamato dalla spada che porta. 4 grandi ombre di poeti citate in ordine cronologico di nascita. Esclusa la prima, che è l'ombra del greco Omero, le altre 3 sono latine. I 3 poeti latini sono anche citati in ordine crescente di stili poetici usati. Il primo è Orazio satiro, specificato appunto per lo stile comico umile. Il secondo è Ovidio, con il suo stile elegiaco medio. Il terzo è Lucano, con il suo stile epico sublime. Di questi 3 autori latini ci saranno svariate citazioni nella mia commedia. Proprio e solo l'elenco di questi nomi lo faccio anche nella Vita Nova 25, ma lì in questo ordine: Virgilio, primo, Lucano, Orazio, Omero, Ovidio. Di questo breve elenco di eccellenze poetiche manca Stazio, tra i poeti antichi per me massimi punti di riferimento, perché lo troverò in Purgatorio. Però che ciascun meco si convene nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore e di ciò fanno bene. Così vidio adunar la bella scola di quel Signor dell'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola. Perciò che ciascuno si raggruppa con me nel nome che suonò e mise la voce sola, univoca. Mi fanno onore e di ciò fanno bene. Così io vidi radunare la bella scuola poetica di quel signore Virgilio dell'altissimo canto Eneida, che sopra gli altri poeti vola come un'aquila. Virgilio mi dice che lui e queste altre 4 ombre sono accomunate nel nome che disse quella voce sola, nonostante fossero 4 grandombre, e cioè nel nome di poeta. Convene inteso per raggruppare, come nel canto precedente, quelli che muoiono nell'ira di Dio, tutti convengon qui d'ogni paese. Queste 4 grandombre fanno bene a onorare il nome di poeta, cioè quel nome che in Purgatorio 21 anche il poeta Stazio dice che col nome di poeta, appunto, che più dura e più onora, per ripetere ancora questa parola, ero io di là sulla terra. Riguardo a una singola voce attribuita, perché unanime a più individui, nel canto successivo, ripeto, scriverò queste parole dal loro plurale ci fuor porte, ma parlava solo Francesca. Questi 4 poeti, grandombre, rappresentano la bella scuola, che io vidi adunata di quel Signor, e ti ricordo che in questo canto c'è scritto sia dimmi maestro, dimmi Signore, che dell'altissimo canto. E Virgilio da quella voce fu appunto chiamato l'altissimo poeta. E anche in Inferno 20 e 26 l'alta mia tragedia e gli alti versi sono parole riferite a Virgilio. Il riferimento è a Virgilio. Finora lo avevo visto da solo, adesso lo vedo radunato con la bella scuola di quel Signore.
Se Omero è il re con la spada che va dinanzi, prima degli altri poeti, Virgilio è quell'aquila che vola sopra tutti gli altri poeti. Il re con la spada che guida gli altri e l'aquila da sola che vola in cielo. Questo continuo dualismo tra temporale e spirituale, tra terra e cielo, tra basso e alto, anzi altissimo. Anche in Purgatorio 7 Sordel si riferisce a Virgilio con le parole «O gloria di Latin», disse, per cui mostrò ciò che potea, il massimo raggiungibile, la lingua nostra. Per non parlare di come Stazio si riferisca sempre a Virgilio. Il fatto che il soggetto intorno al quale tutti vadano incontro sia Virgilio e non Omero è confermato sia dal contesto io secondo che lo seguo, Virgilio primo davanti a me e gli altri quattro dall'altra parte, sia da una citazione dello stesso Virgilio che io adatto nello sesto dell'Eneida, che scrive «La Sibilla parlò a quelle ombre», io scrivo «vidi quattro grand'ombre a noi venir», che incontro le alla guida Sibilla in quel caso, alla guida Virgilio nel mio, si accalcavano, io scrivo «così vidio adunar la bella scuola» di quel signor Virgilio dell'Altissimo Canto, Eneida. E chiese a Museo che vedeva torreggiare sugli altri più alto e più autorevole. Nel mio caso la guida non chiede niente a nessuno, anzi dice che fanno bene gli altri a lodarlo. E per me, come già spiegato, il poeta che torreggia sugli altri più alto è Virgilio. Ma per confermare definitivamente che il soggetto sia Virgilio basta solo ripetere l'endecasillabo in questione, di quel Signor dell'Altissimo Canto. E in questo canto definisco Virgilio Signore al verso 46 e lo definisce l'Altissimo al verso 80, quella voce, e l'alta tragedia è la sua Eneida. Altissimo è anche riferimento allo stile poetico, tragico, lo bello stilo, che nel De Vulgari Eloquenzia definisco sommo. Paragonare l'anima infernale di Virgilio a un'aquila, addirittura rispetto ai più grandi poeti, è davvero un apprezzamento enorme. In inferno parleremo di animali volanti, quali stornei, gru, colombe, mosche, zanzare, ma anche Gerione volerà circolarmente, ma persino Dite, in fondo all'inferno, sbatterà le ali senza neanche muoversi. L'aquila no, l'aquila vola per davvero, e in alto, anzi in altissimo. Da ch'ebber ragionato insieme alquanto, volsersi a me con salutevol cenno, e il mio maestro sorrise di tanto. E più d'onore ancora assai mi fenno, che essi mi fecer della loro schiera, sì ch'io fui sesto tra cotanto senno. Dopo che ebbero un po' ragionato insieme, tra di loro, si volsero verso di me con un cenno salutevole, amorevole. E il mio maestro per questo sorrise, e mi fecero ancora tanto più onore di così, che essi così mi fecero della loro schiera, gruppo, così che io fui sesto tra cotanto senno, ragione. Virgilio raggiunge il gruppo e parlano tra di loro. Poi si voltano verso di me e mi salutano. E questo mio essere accolto da questi quattro grandi poeti fa sorridere il mio maestro Virgilio, per la seconda volta in 2 canti consecutivi, decisamente non poco per un'anima condannata ad aver sembianza né trista né lieta. Un sorriso di approvazione e di conforto per darmi di nuovo coraggio. Ma non basta il cenno salutevole. Questi 4 grandi poeti, 5, contando Virgilio, mi fecero un onore, ancora questa volta, questa parola, ancora più grande facendomi entrare nel loro gruppo, così che io fui il sesto tra di loro. Il gruppo dei poeti è chiamato schiera, lo stesso termine usato anche in Inferno 2, sempre per dire che io mi sono allontanato dal gruppo degli altri poeti a me contemporanei, cuscì per te, Beatrice, della volgare schiera. Dal punto di vista allegorico, e come sempre anche letterale, io vengo invitato dai più grandi poeti non del mio tempo, ma di sempre a far parte del loro gruppo, diventando l'ultimo e il continuatore. L'essere riconosciuto sesto, perlomeno in senso cronologico, del gruppo è citazione al Tristia di Ovidio. Quarto dopo questi, in ordine di tempo, fui io stesso, ma anche al Liber Scale di Maometto, tradotto in latino nella seconda metà del 1200. Ne approfitto per parlare un minimo di quest'opera, dove il profeta
Maometto, in prima persona descrive il suo viaggio attraverso i cieli del paradiso e le terre dell'inferno. Molte sono le somiglianze rilevanti e qui ne segnalo soltanto due, una generica e una specifica con questo canto. La prima, quella generica, è che l'inferno descritto da Maometto è fortemente caratterizzato dal contrappasso, cioè, capitolo 39, guardando con attenzione vidi che i peccatori subivano nell'inferno tormenti di diverso genere. Questi fecero nascere nel mio cuore una tale pietà che per l'angoscia iniziai a sudare per tutto il corpo, poiché vidi che ad alcuni di loro erano state tagliate le labbra con le forbici infuocate. Allora chiesi a Gabriele, la guida, chi fossero. Mi rispose che erano coloro che seminano parole per portare discordia tra le genti. Bene, in Inferno 28 incontrerò proprio i seminatori di divisioni. Proprio tra loro incontrerò Maometto. Proprio lui lo vedrò tagliato dal mento al buco del culo, rotto dal mento in fin dove si trulla. E proprio e solo, ripeto, proprio e solo in quel canto compare la parola contrappasso, proprio come ultima parola dell'ultimo verso. Così s'osserva in me lo contrappasso. La seconda somiglianza rilevante che volevo segnalarti qui, quella specifica con questo mio quarto canto, è che anche proprio nel suo quarto canto, capitolo in quel caso, c'è scritto, leggo integralmente il quarto capitolo del Liber Scale di Maometto. Dopo che io, Maometto, fui entrato nel tempio, io scrivo Castello, nominato in precedenza, insieme con Gabriele, io scrivo Virgilio, ecco che vi trovai tutti profeti, io scrivo poeti, in cerchio, poiché Dio per onorarmi li aveva fatti venire in quel luogo e li aveva fatti uscire dai loro sepolcri. Stavano tutti in piedi ad aspettarmi e quando mi videro iniziarono tutti quanti a pregare. Allora Gabriele mi disse, vieni davanti a me, Maometto, e prega guidando gli altri, poiché tu sei il re di tutti i profeti e il Signore di tutte le genti. Di Omero, che conduce, scrivo proprio Sire e sovrano. Udito ciò, mi misi davanti e recitai 2 brevi preghiere. Quando mi alzai, e subito tutti i profeti mi salutarono, mostrando grande gioia, mi tributarono molti onori e abbracciandomi mi diedero buone nuove sul bene supremo che Dio aveva preparato per me e per tutto il mio popolo. E ciascuno di loro mi domandò del mio operato, e non vi fu nessuno che mi mostrasse apertamente di volere che Dio mi colmasse di beni e onori. Anzi, subito tutti pregarono per me. Il cenno salutevole che i poeti fanno a me per accogliermi, volsersi a me con salutevol cenno, richiama quello che Caron fa nel canto precedente ai dannati per raccoglierli, loro accennando tutte le raccoglie, ma con situazioni e protagonisti ben diversi. Così andammo infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, sì com'era il parlar colà dov'era. Così, in gruppo, andammo fino alla luce, parlando di cose che il tacere è bello, come era il parlare là dove avvenne. Andammo quindi in gruppo, io camminando col corpo, loro spostandosi con le loro 5 ombre verso la luce che era emessa da quel fuoco. Mentre andavamo parlavamo tra noi grandi 6 poeti di argomenti che adesso con te è così bello tacere, così come era bello parlare lì tra di loro. Non cercare di capire di cosa parlavamo perché non lo dico né qua né in altre parti. Ci sono argomenti sul quale è meglio tacere rispetto al dir poco. Questo è un concetto che scrivo anche nel convivio e che intreccio con altre fonti. O sacratissimo petto di Catone, chi presumerà di te parlare? Certo maggiormente di te parlare non si può che tacere e seguire Ieronimo quando nel proemio della Bibbia, là dove di Paolo tocca, dice che meglio è tacere che poco dire. A dirla tutta anche in Purgatorio 25 scrivo scende ov'è più bello tacer che dire,
ma lì è perché mi riferisco agli organi genitali maschili. Non è la prima volta che non riporto di cosa parlino i poeti tra loro, solo 2 terzine fa scrivo da che ben ragionato insieme al quanto, senza appunto riportare di cosa.